Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere quale nuovo inizio ci sarà per voi nei prossimi 30 giorni. Allora, io ho scelto 3 mazzi diversi, ognuna di queste carte ha un asso sotto. Vi dirò poi dopo che asso avete scelto, però per adesso voi scegliete in base al retro della carta. Quindi scelta numero 1 è il mazzo giallo, scelta numero 2 è il mazzo blu, scelta numero 3 è il mazzo verde. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo giallo. Andiamo a vedere l'asso per voi, è un bellissimo asso di coppe. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa inizia o con chi inizia qualcosa. Vi ricordo che la lettura è generale, quindi è per un gruppo ed è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla, potete anche ascoltare una delle altre due letture, potete anche ascoltarne due, magari per due settori diversi della vostra vita. Se avete piacere di contattarmi, potete scrivermi una mail all'indirizzo che trovate qui e sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate le previsioni per il 2024 e altri link a video che potrebbero essere utili. Allora ragazzi, andiamo a vedere. Abbiamo una regina di bastoni, un 5 di spade, un 6 di bastoni, un asso di spade e la carta della forza. Allora ragazzi, direi che potrebbe proprio essere una relazione, quella che inizia nei prossimi 30 giorni. Ora, se sia una relazione romantica o no, lo andiamo a vedere. Anche perché comunque l'asso di coppe è un inizio sì a livello emotivo, può anche essere per dire una nascita di un bambino, di un'idea. È un inizio del cuore, diciamo così. Allora ragazzi, partiamo da questa regina di bastoni, poi ovviamente vado a vederle tutte con i mini tarocchi. Però la regina di bastoni qui potrebbe essere la persona in questione, la persona con la quale inizierete. Allora, parliamo di amicizia, poi magari per qualcuno può essere qualcosa di più, però diciamo che questa relazione di amicizia potrebbe proprio iniziare con questa regina di bastoni. E quindi potrebbe essere una persona, diciamo, di una certa età, nel senso direi dai 40-45 in su, più o meno, quindi potrebbe essere anche un capo, ma ho come la sensazione che sia un personaggio pubblico per qualcuno, cioè pubblico nel senso che abbia a che fare con la gente. Mm. Allora, essendo una regina di bastoni, potrebbe essere un segno di fuoco o avere l'ascendente in un segno di fuoco, quindi Ariete, Leone, Sagittario. Fortemente il Leone perché qui abbiamo anche la carta della forza. Ripeto, può essere il segno o l'ascendente. Va bene. Allora, diciamo che ho come la sensazione che potreste conoscere questa persona per un evento, per sapete, come un evento, come se fosse una laurea, piuttosto che una premiazione, piuttosto che mi parlano di una cena dei Lion. Mm, un evento dove c'è tanta gente che si ritrova. E devo dirvi che secondo me conoscerete questa persona perché in un certo senso vi attaccherete in modo pacifico, però come se aveste qualche dibattito in corso.
o perlomeno è come se la cosa si innescasse così. Andiamo a vedere carta per carta. Abbiamo un 3 di pentacoli e un cavaliere di bastoni. Allora, questa regina di bastoni potrebbe essere una persona con la quale collaborate, potrebbe essere una persona, anche vicini di casa, vi dirò. Ehm, è una persona che ha un ruolo, un posto di responsabilità. Andiamo a vedere il 5 di spade. Regina di spade e mondo. Voglio un'altra carta per la regina. Allora, ho come l'idea che questo 5 di spade, appunto, faccia riferimento, come vi dicevo prima, a dei battibecchi, a una specie di confronto, se vogliamo anche un po' acceso, che potreste avere con questa persona, o comunque all'interno di un confronto di qualche tipo, anche di lotta, di battaglia, mi vengono in mente i sindacati, per esempio, però ci potrebbe essere questa conoscenza, appunto. Allora, il discorso è che qui uno dei due vede o tutto bianco o tutto nero, è come se non avesse gradazioni di grigio. È la comunicazione che fa fatica a essere fluida tra di voi, però è un po' come se sentissi che c'è tanta chimica, tanto fuoco, nel senso che ambedue potreste essere due persone molto passionali nell'esporre i vostri temi. Vi dico, c'è anche la carta del mondo. Mi richiamo un po' a una sorta di impulsività. Tenete presente che il 5 di spade sono le lotte dell'ego, probabilmente cioè, o entrambe magari, ehm, in questo confronto lotterete, tra virgolette, per avere ragione. Andiamo a vedere se di bastoni. Abbiamo un 5 di spade e un 4 di spade. Di nuovo il 5 di spade. Sì, ragazzi, è una questione di chi ha ragione, eh? Di chi... Sì, 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 sì. Io ho come l'idea che abbiate bisogno di essere riconosciuti dall'altra persona, ma non è a livello romantico, almeno non è principalmente quello. Mm? Diciamo che c'è anche un 4 di spade e ho come la sensazione che c'è bisogno come di chiudere un cerchio tra voi e questa persona, a causa di questa discussione. Perché anche qui l'asso di spade, che di solito è una carta che parla di comunicazione, è al contrario come l'otto di bastoni. Sì, guardate, è come se ci fosse una comunicazione poco fluida nel prossimo periodo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Asso di spade e 2 di coppe. Ragazzi, non ci si mette d'accordo, vabbè, non ci si mette d'accordo. Ehm, il consiglio è di lavorare sul modo in cui comunicate, cioè la comunicazione avviene tramite le parole che si scelgono per esporre il concetto, ma anche il tono della voce, l'emozione che si mette, la verve, la grinta che si mette, anche la rabbia alle volte in quello che si dice. Quindi la comunicazione è composta da tante cose. Si può comunicare un concetto rimanendo liberi dalla rabbia, dal dolore, dalla frustrazione. Sapete, qui la fregatura
secondo me è il farsi un po' troppo prendere a livello egoico, perché avete due volte il 5 di spade, che è la carta della falsa vittoria, cioè di chi vince la discussione e pensa di aver vinto la guerra. Cioè è una vittoria della mente, no? Appunto. Andiamo a vedere la forza. Imperatore e fante di coppe. Allora, ho l'idea che qui ci vorrà forza di volontà, forza morale, che ci vorrà coraggio, tenacia, costanza, apertura di cuore, generosità per riuscire a far, diciamo così, sbocciare, nascere, evolvere questa relazione. Vi dico, questo è un po' il come scusate, il come vi conoscerete. Andiamo a vedere. Ah, una cosa non vi ho detto. Ho come l'idea che ci potrebbe essere anche questa riunione di cui vi parlavo, ehm, questo evento, potrebbe anche non essere un evento specifico, ma essere semplicemente un luogo dove normalmente c'è tanta tanta gente. Vi dico, potrebbe essere anche all'aperto, non necessariamente al chiuso. Mm. Andiamo a vedere un oracolo delle fatine. Bambino interiore, qui lo rivedo un pochettino con il mondo. E qui la carta in sé vi dice di dedicare del tempo ad abbracciare il vostro bambino interiore e di trovare il tempo per giocare con il vostro cuore. Vi invitano a fare qualche cosa di divertente e secondo me questo è l'invito per quella cerimonia, inaugurazione, magari per qualcuno risuona, potrebbe essere un'inaugurazione per quell'evento, diciamo. Allora, purezza, abbi sempre fiducia nella purezza del tuo cuore. Guarda dentro il cuore e all'interno troverai le risposte alle tue domande. Devo dire che avete diversi cavalli, c'è un cavaliere qui, un cavallo qui, un cavallo qui e poi abbiamo, guardate, nuovi inizi. Ah, è interessante questa carta perché, guardate, fa vedere che c'è anche un bambino, no? E praticamente vi dice che qualsiasi sia il vostro nuovo inizio, che sia un'idea, che sia un bambino effettivamente, insomma, vi dice di proteggere e nutrire quest'idea o questo progetto come se fosse un bambino fisico, ok? Quindi di accudirlo, soprattutto nei primi giorni di nascita, di accudirlo come se fosse realmente un bimbo. Andiamo a vedere ancora un oracolo delle coccole, io li chiamo. Come volervi più bene. E poi ho anche una meditazione di Findorn, uno di quei messaggi. Allora, coraggio, e qui abbiamo infatti la carta della forza. Salto nel coraggio sarebbe, mi butto, prendo il coraggio domani e vado. La carta della forza indica anche una scelta. E forza, wow! Quello è, ragazzi, insomma. Ho come l'idea che con tutte queste ripetizioni, forza di nuovo, probabilmente siate voi a dover andare, magari dare qualche segnale da lontano a questa persona.
perché effettivamente qui il cavallo è girato al contrario, quindi è come se la persona non arrivasse. Magari siete voi che dovete, o non che dovete, capita che siete lì, non lo so, in questa manifestazione, fate una battuta, così perché vi sentite di fare la battuta e avete vicino questa persona e iniziate di lì ad attaccare bottone, ecco. Andiamo a vedere ancora una meditazione. Però qui fondamentalmente vi dicono di riconnettervi a voi stessi. Quanto è lunga. Mi venne mostrata un'autostrada piena di traffico, con le macchine che si muovevano veloci in entrambe le direzioni. Trasportavano persone che non avevano il tempo di guardarsi attorno, indaffarate com'erano a raggiungere la loro destinazione. Poi mi venne mostrato un viottolo di campagna, immerso nella pace e nella bellezza degli arbusti in fiore, con uccelli e piccoli animali che si muovevano nel sottobosco, e sentii Dio in ogni cosa, ed una grande pace, una grande quiete mi colmarono il cuore. Udii queste parole: inizia ogni giornata nella mia pace e nel mio silenzio. Allora potrai continuare e farai fronte in pace perfetta e con gioia a tutto quanto questo giorno ha in serbo per te. Comincia da oggi. Ve lo metto qui, non so se riuscite perché c'è il riflesso della luce a fare lo screenshot. Ok. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete condividere il video, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone del mazzo numero 2, qui abbiamo il vostro asso che è un asso di bastoni. Bene ragazzi, come dico sempre le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre due letture o anche se per caso avete in previsione due inizi diversi o in due settori diversi, ecco. Va bene. Se volete contattarmi trovate la mia email qui e sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alla playlist delle previsioni 2024 e altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora andiamo a vedere 4 di spade, due di bastoni, il mondo, nove di bastoni e 4 di bastoni. Tanti bastoni, devo dire, tanto fuoco, tanta passione. Allora ragazzi, diciamo che essendo un asso di bastoni fa riferimento a qualche azione, a qualche inizio diciamo in modo deciso, in modo determinato, potrebbe essere proprio qualcosa che fate a livello fisico e potrebbe anche trattarsi di un incontro, magari attraverso un hobby, appunto attraverso una passione o un incontro di tipo intimo. Allora, il 4 di spade è una carta che parla di un momento che ci si dovrebbe prendere o ci si prende per ricaricare le forze, per ricaricare le batterie. E a volte fa anche riferimento a dei seminari, al fatto che qualcuno si stacchi da dov'è, si ritiri in un luogo più calmo, più tranquillo, proprio per rigenerarsi, per ritrovare la propria forza vitale. Andiamo a vederlo questo 4 di spade. Avete in previsione qualche seminario, qualche... Allora, abbiamo una regina di bastoni e una regina di pentacoli. Ho come l'impressione che potrebbero essere due le persone, ragazzi. Difatti anche qui poi abbiamo un 2 di bastoni e guardate che curioso perché in questo mazzo viene rappresentato come una persona che guarda di qua e guarda di là, cioè come se ci fossero due direzioni diverse da prendere.
Andiamo a vederlo questo 2. Abbiamo un 5 di spade e la giustizia. È come se ci fosse, ragazzi, una sorta di difficoltà, probabilmente con una delle due o magari anche con entrambe, perché è come se si volessero fare le cose in modo giusto. O potrebbe esserci un riferimento a una zona, un luogo burocratico dove potreste incontrare queste due persone, anche se lo sento veramente per pochi. Ho come l'idea che qui si vogliano fare le cose fatte in modo regolare, diciamo. Però con questo 5 di spade le cose sono un po' confuse, anche voi qui con il 2 di bastoni non sapete bene da che parte andare. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 3 di bastoni e un asso di spade. Allora, potrebbe esserci qualche cosa con la distanza, con una delle due persone o con entrambe le persone. Ragazzi, vi dico, se fosse un inizio, diciamo, legato da una passione in comune, quindi un hobby, e qui sto pensando alle persone che magari vogliono trasformare il loro hobby in qualche cosa di remunerativo e magari si stanno associando con qualche amico, essendoci la carta della giustizia, ehm, qua bisogna, diciamo, parlar chiaro per quello che riguarda la regolarizzazione di questa nuova attività, di questo nuovo contratto. Tenete presente che la giustizia parla di contratti, di firme, di questioni burocratiche. Però, essendoci un 5 di spade, è come se le cose fossero fumose, è per quello che qui il 2 di bastoni non sa da che parte guardare. E qui è come se non si arrivasse a un dunque, a una conclusione, a una verità, perché qui abbiamo un asso di spade, un altro asso tra l'altro. Andiamo a vedere il 9. Fante di coppe e un altro asso, asso di denari. Mm, mm. Allora, devo dirvi, potrebbe essere importante per voi il giorno 9, non so quando caschi, a gennaio, però per voi potrebbe essere importante il giorno 9, il giorno 1, il giorno 11, perché anche qui abbiamo un 4 di bastoni che è una carta che richiama un po' le anime gemelle, sono 2 11. Andiamo a vederlo il 4 di bastoni. 2 di pentacoli e 7 di pentacoli. Ragazzi, ho come la sensazione che questo progetto possa avere a che fare con dei divertimenti. Cioè, non lo so, magari state montando un progetto per quello che riguarda i giochi dei bambini, magari aprire un'attività di gonfiabili, ipotesi, o non lo so, mi fanno vedere, sapete, i furgoncini ambulanti di panini, però invece che di panini di giocattoli, cioè arriva il furgone e monta la sala giochi per i bambini. Non lo so, gioco, c'è tanto gioco, passione. Potrebbero anche essere manualità, qualche cosa che riguarda l'artigianato, sì, lobbistica. Ho come proprio l'idea che vi dicano di
anche di giocare con la situazione, cioè nel senso di non prenderla troppo seriamente, perché comunque poi qui abbiamo effettivamente una zona un po' pesante e anche qui, questo è un 9 di bastoni, vi dicono di proteggervi. È come se avesse bisogno, perché qui effettivamente c'è un asso di denari e poi qui c'è un 2, quindi si va increscendo. L'attesa qua è finita, ma è come se non ci fosse ancora una stabilità in questa situazione o relazione, insomma, che inizia, in questo nuovo inizio. Credo che molto lo faccia il regolarizzare le cose. Se non è il contratto, si tratta di mettere proprio delle regole scritte sul lavoro che c'è da fare, magari. Io faccio questo mentre tu ti occupi di quell'altro. Se fosse il discorso, come vi dicevo prima, delle due persone, magari anche a livello passionale che incontrate, io qui ho l'idea che, allora, innanzitutto, se avete figli, cercate di fare le cose in un modo, insomma, dove nessuno poi potesse star male, scusate, oggi svalvolo, c'è Mercurio retrogrado, do la colpa a lui. Non lo so, con questo fante di coppe ho come l'idea che vi dicano di proteggere i vostri figli, no? Però siccome il fante è anche un inizio, sotto abbiamo un asso, è come proteggete quello che avete comunque, al di là dei litigi, delle lotte che potrebbero esserci, ma quelle sono questioni egoiche su... Quando entrate in queste lotte del tipo chi ha ragione, invece di cercare chi ha la ragione, dite a voi e anche all'altra persona, come risolviamo la situazione? Qual è la soluzione al problema? Perché si tratta di regolarizzare, di mettere in equilibrio. Quindi ragazzi, quello che arriva per molte persone è un nuovo inizio o a livello appunto di hobby oppure a livello di passione di tipo fisico. Sento che non lo so, ho come l'idea che potrebbe essere una cosa, non essendo convinti da subito, che potrebbe partire un po' in sordina, un po' diciamo in modo lento. Però comunque avete un asso di pentacoli. C'è prima la comunicazione con l'asso di spade, poi l'asso di pentacoli che concretizza per andare a un 2. Poi spero che ci siano anche i 3 e via dicendo. Andiamo a vedere ancora un oracolo delle coccole. Io li chiamo così perché non mi ricordo come si chiamano. Carta numero 11, la guida divina. Il mantra, perché queste sono carte che praticamente racchiudono dei mantra che potete ripetervi durante tutto l'arco della giornata. Dice: io sono divinamente guidato. Allora, a livello di raffigurazione mi ricorda un po' l'eremita. Se guardo il numero con il numero 11 mi viene in mente la giustizia, che comunque rappresenta anche il destino, la giustizia divina, sapete. Andiamo a vedere una carta delle fatine e poi ho una meditazione da darvi anche, una di quelle di Findorn. Moderazione, e lo vedo qui. Allora, questa carta vi dice che c'è qualche cosa che state facendo o assumendo. Qui parla di mangiare, però tenete presente che l'alimentazione non è solo quella fisica con il cibo, ma è anche l'alimentazione energetica, quello che ascoltiamo, le persone con cui stiamo, perché i campi energetici si intersecano. Quindi vi dice, sai che c'è qualche cosa che non puoi mangiare? Prova a mangiarlo in modo, diciamo, coscienzioso. Le fatine dicono che se anche ne assumi una piccola parte, tutto questo male non ti fa. L'importante, diciamo, è usare la moderazione. Andiamo a vedere ancora una meditazione delle 101 meditazioni di Findorn, mazzo bellissimo. Prenditi, ve la metto qui così se volete fare lo screenshot,
Prenditi il tempo di rimanere in silenzio e ascolta tutti i suoni meravigliosi che ti circondano. Godine appieno e rendi grazie costantemente per avere orecchi per intendere. Guida divina, si tratta di ascoltare la vostra guida. Quante volte nel corso della giornata ti soffermi ad ascoltare tutti questi suoni interiori ed esteriori? Wow, che bel messaggio. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile. Effettivamente, diciamo, ci sono varie letture che si possono fare. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone del mazzo verde, andiamo a vedere qual è il vostro asso, un asso di denari. Quindi ragazzi potrebbe iniziare un nuovo lavoro, un nuovo percorso di vita, un nuovo stile di vita mi viene anche da dire. Di solito è un inizio di tipo concreto. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre due letture e se per caso avete più temi dove prevedete un nuovo inizio potete anche ascoltare più di una lettura. Se volete contattarmi trovate la mia email sotto in descrizione e la vedete anche qui e sempre nella descrizione trovate il link all'oroscopo del 2024 e altri video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo, ok, partiamo subito con la carta della sacerdotessa. Abbiamo un re di bastoni, una regina di pentacoli, un fante di spade, wow, e un fante di coppe. Ragazzi, vedo tanta gente, su 5 carte avete 5 personaggi. Wow, deve essere qualcosa inerente al lavoro, secondo me, un progetto di squadra potrebbe essere. Dunque, partiamo dalla sacerdotessa. Appena ho visto la sacerdotessa con l'asso di denari, la cosa che e poi dopo è arrivato anche il re di bastoni, che mi ha un po' confermato, ho come l'idea che questo nuovo inizio sarà nel guidare qualcun altro. Come se qualcuno dovesse iniziare un nuovo lavoro dove è un punto di riferimento. Non necessariamente deve essere un lavoro remunerato, nel senso che io sto pensando alle persone che escono da certe situazioni pesanti e poi semplicemente aiutano gli altri a fare lo stesso, no? Magari non è un lavoro remunerato, però è una sorta di nuovo inizio come guida proprio. Se la guida non siete voi, vi dirò che potrebbe essere la persona che andrete a conoscere e con la quale inizierete questo percorso. Ripeto, avete tante figure, quindi potrebbe anche essere un percorso di gruppo. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 7 di pentacoli e un papa al contrario, che interessante. Perché abbiamo, diciamo, la polarità femminile, la polarità positiva dell'energia spirituale a testa in su e quella negativa a testa in giù. Datemi un'altra carta per il Papa. C'è qualcosa che ha a che fare con il divino maschile e il divino femminile a livello spirituale, eh? È come se qui non si vedesse la parte maschile, se vogliamo, o non si prendesse in considerazione. Andiamo avanti, vediamo poi, magari viene fuori altro. Re di bastoni.
5 di pentacoli e giustizia al contrario. Ragazzi, Papa e giustizia sono due carte di contratti. Io qui ho come la sensazione che ci sia qualche contratto o che non si fa, che non si riesce insomma a concretizzare, o è qualche contratto svantaggioso da cui bisogna togliersi per avviare questo asso di pentacoli. Allora, ho come la sensazione che questa persona o questo percorso, insomma, questa strada, potreste incontrarla in un momento di bisogno, cioè in un momento dove, vi faccio un esempio, siete in giro in macchina, avete bisogno di fermarvi per improvvisamente andare in bagno, scendete, andate in bagno e quando tornate vi rendete conto che avete chiuso le chiavi della macchina dentro. Ecco, potrebbe essere una cosa di questo genere, quelle cose impreviste, come l'idea che potrebbe essere una sorta di detonatore questo avvenimento imprevisto. Andiamo a vedere la regina di denari. Fante di spade e torre. Wow. Ragazzi, io qui ho tutta l'idea che dobbiate rompere con qualche schema di comportamento o con qualche contratto o con qualche dinamica. Mm? Allora, qua ve la butto lì così, non risuonerà per tutti, però può trattarsi di voti a livello di anima. Qui ho come la sensazione che ci siano delle credenze, delle questioni egoiche e anche fa riferimento al come organizzate le cose nel mondo materiale che va rimodulato, ricalibrato, riordinato. Mentre qui, ragazzi, è proprio una questione di chi fa cosa. Andiamo a vedere il fante di spade, la principessa qui la chiama. 10 di spade e gli amanti. Di nuovo una carta di interruzione, di disequilibrio. Ho come l'idea che svilupperete una certa autonomia a livello di discernimento, perché è proprio quello che qui vi richiamano a lavorare, il discernimento. Il Papa è la saggezza maschile a livello spirituale, no? È colui che canalizza e discerne, cioè divide i messaggi da comunicare al pubblico, a coloro che lo stanno ascoltando e quelli che no, perché sono di un certo spessore, magari la gente comune non li potrebbe comprendere. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un carro, un imperatore e un asso di coppe, quindi un altro asso. Allora ragazzi, dipende un po' da che filone risuoni di più con voi, però diciamo che l'idea qui è che ci sia una persona, una guida che vi possa o aiutare a conoscere altre persone che vi aiutino a migliorare il vostro stato di vita, iniziare un nuovo percorso, come vi dicevo, un nuovo stile di vita. Potreste incontrare questa persona in un momento di bisogno, in un momento di stress imminente, in un momento insomma di imprevisto e da lì è come se si innescasse un nuovo percorso di distruzione e ricostruzione poi, perché qua abbiamo un imperatore che è un numero di stabilità, c'è anche un asso di coppe, un inizio, c'è un viaggio, uno spostamento, un dare una direzione alla propria vita, l'entusiasmo del fante di coppe. Quindi ragazzi, si tratta forse di
come vi posso dire, sì, di rompere con questi schemi di comportamento più che tutto. E vi faccio notare che tutte queste carte, che sono il Papa, la giustizia, no, questa era dritta, la torre e gli amanti, gli amanti che sono una carta di equilibrio, quando la testa è in giù è una carta di disequilibrio. Queste sono carte di rottura contratti e la torre è una carta distruttiva di per sé. Questo era il dritto. Quindi è come se ci fosse una sorta di rottura sequenziale, prima una cosa, poi l'altra, ma è che una cosa porta l'altra. Però tutto questo serve a dare una maggiore stabilità a questo nuovo percorso, sia che siate voi le guide o sia che incontriate qualche tipo di guida. Andiamo a vedere un mantra, poi ho le fatine e le meditazioni di Findorn. Forza. La mia forza, no, brillo attraverso la mia forza oggi. C'è il sole e la luna qui. Sì, ma qui si tratta di, ragazzi, poi dare una direzione. Vi dico, qui sento, se qua era un qualche cosa che piano piano tendeva a sgretolarsi, da qui c'è una sorta di spinta in avanti per questo asso di denari. Andiamo a vedere ancora una fatina. Allora, sorrido perché questa carta dice che è meglio essere impegnati in gruppo, perché diciamo che fare il lavoro, sì, io lo sento come dei, anche qui lo menziona, ehm, il lavoro di qualche guerriero di luce, probabilmente siete dei semistellari o come vi piace chiamare, insomma, diciamo delle anime reincarnate per aiutare il risveglio globale. Quindi sicuramente avete già a che fare con la sacerdotessa o con questo papa, con le questioni spirituali. Qui vi dico, c'è tanta gente, c'è come un lavoro di gruppo, c'è come uno non è, allora, è come se grazie a queste persone ci fosse una sorta di restyling delle vostre idee, delle vostre direzioni, di quello che per voi è stabile, vi rende stabile. In breve, questa carta vi dice che non siete da soli a fare questo tipo di lavoro, c'è tutto un mondo intorno a voi, ma qui si vede proprio, eh? Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. È caduta questa. Ve la metto qua così magari potete fare lo screenshot. Questo giorno può essere il più bello, il più ispirante, ma dipende da te cosa farne. Perché non cominci rendendo grazie, in modo da aprire il tuo cuore? Più sei colmo di gratitudine e più ti apri a tutte le meraviglie che il giorno può offrirti. Amore, lode e gratitudine irrompono spalancando le porte e consentono alla luce di fluire all'interno, rivelando quanto c'è di meglio nella vita. Che bello. Cari amici della terza scelta, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!